Sessione doppia anche oggi. Buongiorno a entrambe, Monica Elena e Elena Monica. Ciao. Ciao. Elonica Melena. È più bello Elonica, non so perché. Sembra un pezzo d'aereo, Elonica. Un po' Elica e un po' Monica. Bene, devo parlare delle magliette? No, dai, in questa notte no. Poi Elena ti spieghiamo. Va bene, siamo qua per Alina. Controllo e una specie di indagine. Abbiamo sentito i suoi punti. Alina, Romania. 5, 4, 3, 2, 1. Chi la vede, parli. Sì, io la vedo. È lei che fa girare in cerchio, tenendo per mano due bambini. Allora, è una scena un po' particolare perché lei ha la mano di un bambino e la mano di un altro bimbo, dell'altro bimbo e i due bambini si tengono per mano e lei gira su se stessa e li fa girare in aria. Monica. Mi mostra una spiaggia divisa a metà. Per metà c'è la sabbia morbida, per l'altra metà è piena di sassi, scomodi, aguzzi. Mhm. Ti dà Monica l'autorizzazione? Sì, sta nella spiaggia morbida con la sabbia e guarda piangendo l'altra parte e dice di sì. Mm. Perché? Guarda un'altra parte piangendo. Rappresenta in qualche modo una metà della sua vita, ma è come se in quella parte lì della spiaggia avesse concentrato i suoi dolori, le sue sofferenze, i suoi blocchi. Elena ti dà l'autorizzazione? Sì, mi chiede di staccare le mani dei bambini da lei. Lo deve fare lei. Non riesce. Mi chiede se le facciamo vedere come si fa. No, lo deve fare lei. E quindi lo farà più avanti. Ma ti dà l'autorizzazione? Sì, sì. Ok. È una sessione essenzialmente di controllo, quindi vediamo la vibrazione. Prima Elena e poi Monica. 28 miliardi. 25. Consapevolezza. 181. Un po' di meno, 170. PS. 43. Sì. Vite. 1218. Sì, circa. Cervello. 9.1. 9. Entità, se ci sono, eteriche, Elena. C'è, vedo, più che interferenza proprio che è attaccata, però è come se stesse guardingo nei dintorni, c'è una specie di... come posso definire? Sembra... È un rettile però un po' strano, perché è in piedi, rosso, quasi come se fosse scarno,
Non è che abbia una forma precisa di qualche animale, però si vede che è rettile, ecco, che sta in piedi, piccolino. Mhm. Poi? Poi un paio di uomini del tempo, che questi invece la interferiscono. Poi 2 DL. Monica, più o meno come Sì, solo che il serpente lo vedo ben delineato e ha due teste. 2 teste. 2 teste attaccate o 2 teste con 2 colli? O Due collo? colli, sì. Ok. Come si chiama il serpente? Giona, Uomini del tempo li vedi? sì, sì. E anche EDL. Ok. A questo punto continuiamo con Monica. Entità mentali se ci sono. A me viene Mad Crazy Movie. Mhm. Mm. Mm. E mi viene qualcosa tipo, boh, gioventù bruciata. Che livelli? Mm. Ma no, sono abbastanza basse, tra il 2 e il 3. Quali funzioni? E Mad Crazy Movie vedo che la sua vita, vista come un film, ehm, ma questa entità mentale quasi non gliela fa capire, cioè non le fa ben capire alcune parti della sua vita, perché sono accadute delle cose, come non farle ripetere. È come se la tenesse un po' all'oscuro di questa parte importante comunque, no? Mhm. Ecco. Quindi come se fosse un film di cui non è lei la regista. Ecco. Mm. Quindi è qualcun altro che glielo fa realizzare il film, non è lei che lo dirige. Per quello che gli sembra un po' cattivo, un po' pazzo questo film, perché non è lei che lo dirige. E gioventù bruciata? Come se mi dà proprio come ehm, una divisione tra la sua gioventù e la sua età adulta. È come se avesse di colpo interrotto la gioventù, che è stata molto anche ricca di eventi, molto animata, molto in parte spensierata, però proprio sono successe tante cose. Poi di colpo è come se ci fosse una specie di terra bruciata tra la gioventù e l'età adulta, Mhm. e dove c'è un netto cambiamento. Di colpo rimane, eh, cioè non c'è più spensieratezza, non c'è più gioia, non c'è più divertimento. È come se di colpo si fosse bruciata tutta la sua gioventù, in questo senso. Mhm. Elena. Sì, io la vedevo più o meno come se fosse un'entità mentale che con 2 facce, nel senso che a momenti si fa vedere una parte e a momenti un'altra, ed è proprio molto simile a quello che ha visto Monica, perché è proprio diciamo le 2 facce di questa cosa, no? Quindi da una parte questa entità mentale fa credere ad Alina che tutta la parte brutta che ha vissuto, come diceva Monica, no? Come se il film fosse di qualcun altro, come se quella parte lì lei non l'avesse vissuta, quasi come se ne dimenticasse, no? Quindi tutta la parte bella e felice della sua vita è quella che conta, e non è possibile che tutto il resto non avvenga, perché se vivi quella parte lì, boh, è come se le facesse credere che, non so come dire, cioè in eterico vedo che tutta l'altra parte come se la nascondesse, no? E quindi quell'energia lì di tutta la parte bella è già in alto, cioè lei non può far altro che andare più in alto, perché
ha vissuto solo cose belle, no? Quindi quasi come se si sentisse come se i suoi limiti fossero un'ingiustizia nei suoi confronti, ecco, no? Quindi non dati da lei ma dall'esterno. Mm. E invece c'è tutta l'altra parte che la rende, vedo come se la rendesse, quando agisce l'altra parte, è come se la rendesse apatica, quindi immobile, che agisce sempre monotono, no? Quindi come se agisse sempre su una certa frequenza e quindi incapace di muoversi e quindi come se lei non sapesse quale strada prendere per trovare quello che sta cercando. Ok, la vibrazione è alta, Elena. Mhm. Perché, chiedevano alla sua APS, siamo qui oggi, al di là della nostra indagine? Allora, la PS, appunto, allora la PS è riuscita a portarla qua ingannando, tra virgolette, le entità mentali, mi viene da dire, nel senso che le entità mentali le fanno credere che lei deve cercare quello che all'esterno non la fa andare avanti, ok? Mentre la PS la vuole portare a vedere che è tutto frutto della sua volontà, è lei che crea la sua vita. Quindi eh, facendo finta, tra virgolette, di essere d'accordo con le entità mentali, con la scusa di trovare il meccanismo per arrivare a materializzare tutto quello che vuole, no? Come se dall'esterno qualcuno le dovesse dire tutti i passaggi, la PS ha fatto sì che lei arrivasse qua per prendere consapevolezza della sua capacità di creazione che arriva dall'interno. Mhm. Monica, perché siamo qua oggi? Per risolvere tutti questi doppi, questo numero 2 che si ripete, no? Le due facce di cui ha parlato Elena, le due teste del serpente, i due bambini, la spiaggia divisa a metà. Risolvere queste spaccature, questi doppi e creare un'unità, una fusione, una completezza, un'integrazione di queste cose. La vita bella, la vita brutta. Ecco, La vita un'integrazione. che crea, la vita che non crea. Sì, 2 aborti Mm. voluti. Il prima e il dopo il matrimonio. esatto. Va bene, chiamiamoli subito i 2 aborti voluti. Uno durante il matrimonio, uno successivo al matrimonio. Elena, dalle Sì, aureo se arrivano, ovviamente, se ci sono delle anime. sì, sì, come se non si fossero mai sganciati da lei. È questo come se ci fosse uno strascico, come se li portasse sempre in giro, non so, è come se tutte e due avessero deciso di non sganciarsi da lei. Dove sono? Attaccati a lei? Sì, Dove? direi uno da un lato, uno dall'altro, sulla parte bassa della schiena, tra il lombare e le prime dorsali dal basso. Ok, e vengono quindi? Sì, sì, vengono perché loro continuano a seguire Alina. È come se non avessero accettato la sua decisione, ok? E quindi mm, nella loro interferenza, ok, in cui si trovano ora, è come se cercassero un escamotage per tornare in vita vicino ad Alina. Monica. Allora, io li vedo all'altezza anche perché sono aggrappati di dietro alla zona lombare, ma è come se tirassero fuori la testina, la fanno sporgere e quindi io li vedo all'altezza anche. E mi fa vedere quindi il corpo da donna, da adulta di Alina, con appunto le due teste che sbucano fuori ai fianchi, però mi fa vedere che Alina vuole mostrarmisi anche lei bambina ragazzina fuori, come se questa bambina ragazzina guardasse questa scena e volesse dire ai due bambini: ma vedete che anch'io
Sono una ragazzina, non potevo occuparmi di voi. Ok, chiamiamo anche il nonno materno. Vediamo se si presenta. Chi lo vede per primo? Allora, io l'ho visto arrivare e in effetti davanti a lui Alina appare bambina. È come se mm, è come se in questa scena la PS di Alina fa vedere ad Alina che a livello emotivo e di autonomia emotiva non si è mai sganciata dagli adulti che l'hanno cresciuta, genitori e nonni. Monica. Sì, infatti questo uomo, il nonno, si presenta proprio molto voluminoso, molto grosso, quasi per proteggerla, per ospitarla fra le sue braccia, quasi una montagna, ecco, sembra. E effettivamente, cioè di gran lunga, Lina avrebbe preferito continuare a stare sotto l'ascella del nonno piuttosto che della mamma, ma non diventare grande, cosa che il marito pretendeva, no? Mm. Sposandosi a 20 anni. Eh. Cosa vuole dire nonno ad Alina? Ehm, Me la fa vedere come, non so se lei abbia fatto un qualcosa che può sembrare la comunione, insomma, perché la vedo vestita così, no? Mm. Come se fosse in un momento della cerimonia. E come se le volesse far vedere due momenti, quando lei è vestita da comunione bambina e quando lei è vestita in maniera, tra virgolette, simile, da ragazza quando si sposa. Mhm. Ecco, ed è come se gli volesse far prendere consapevolezza di questo passaggio Mm. che di fatto è avvenuto esteriormente, ma gli fa vedere che non è avvenuto interiormente. Ecco. Elena. Sì, sì, vedevo una cosa simile, come se lui volesse far vedere ad Alina Grande, adesso c'è Alina piccola e Alina Grande, una di fianco all'altra, vedo, e è come se lui volesse dire Alina piccola, buon, in questo momento non ti serve, quindi la prende per mano e parla ad Alina Grande, dicendogli proprio che da grande lei ha tutti gli strumenti per essere grande anche a livello emotivo. Si presentano altri disincarnati, Elena? Sì, allora partendo proprio da dietro il nonno ci sono i due bimbi, ok, di fianco, uno di fianco, uno da una parte e uno dall'altra del nonno, e poi dietro, proprio come se creasse una piramide, tutta una sequenza di disincarnati. Parenti di Alina, diciamo non la maggior parte sono altri collegati a quell'energia del nonno, amici, conoscenti, ma anche l'energia, la stessa vibrazione e sono intorno, ne vedo tanti, 827. Monica? Sì, è come anche una serie di bambini abortiti, come se questi due bambini, no, potenziassero un certo tipo di energia e potessero attirare altri bambini non desiderati, ecco. Vabbè. Tutti nel portale aureo. Insieme a tutti i disincarnati che vogliono entrarvi del paese Romania.
La processione è lunga. Acceleriamola, vediamo quanti sono in totale. Quanti, cioè con la sua sessione Alina sta aiutando ad accelerare il proprio percorso, togliendo al contempo la sedia da sotto il sedere di tutte le interferenze che specialmente interessano il paese rumeno. Elena. Sì, allora 24.390, ma aumentano, adesso sono già 37.000. Allora, non so, mi fa vedere che stanno entrando tutti quelli che sono morti in una battaglia importante della Romania. Non ho più pallida idea se è nella zona vicino dove abita Alina o no, di qualche secolo fa. E adesso sono 590.000. Ok, 783.025. Monica. Ho visto tanti bambini morti negli orfanotrofi. Allora, dobbiamo fare una pulizia totale, non deve rimanerne fuori neanche uno, quindi questi 780.000, quelli che è, adesso ritornano fuori dal portale aureo, non entrano e vanno a pescare tutti quelli che conoscono come disincarnati e inebetiti che non sanno dove andarsene. Tutta la linea temporale, tutte le linee temporali, tutte le dimensioni. Ma piccola regola che ci diamo noi per giocare, solo rumeni. I confini dell'attuale Romania e delle Romanie del passato. Battaglie, morti normali, tutti quelli rincoglioniti dalla religione, che in Romania va per la maggiore, che stanno lì, che pensano che arrivi Gesù, che arrivi la Madonna, che li salva, che stanno lì, che non sanno che cosa fare. Tutti, 100%. Si aprano le tombe. Sono anche molti dichiarati dispersi in guerra. Che succede? E dalle prigioni vedo anche. Come se ci fossero state delle torture, fossero morti poi nelle prigioni. Questi vengono richiamati verso il portale aureo. Aria nuova. Aria di disincarnati che vanno. Numero finale. Andate avanti nel tempo, andate avanti, se ne arriva uno nuovo deve chiamare tutti quelli che conosce e così via a catena. Andiamo alla fine di questo processo, così risparmiamo tempo. Questo non significa che il processo sia stato lungo, complesso, doloroso, meccanico, insomma, non meccanico, complesso. Io vedo circa 1,5 miliardi. 1,5 miliardi? Solo in Romania? Sì, tutta la storia, per tutta la linea temporale fino a... Cioè siamo passati da 37.000 a 1,5 miliardi. Monica. Io ho visto il numero 2, figurati. 2 miliardi? Sì. Vabbè, tutti dentro. Salutiamo il nonno materno, salutiamo i 2 aborti di Alina. Che cosa comporta a livello energetico per la Romania questo processo? Elena.
Allora, è come se si ripulisce la terra, proprio vedo il terreno, la terra proprio. Prima era, è come se la vedevo un po' tutta mm, arida e marrone, ok? Adesso è più uniforme e verde. Quindi proprio l'energia della terra si è liberata, mi viene da dire, si è liberata. È come se prima avesse avuto una coltre che bloccava tutta l'energia, invece ora può uscire allo scoperto l'energia proprio della terra Romania. Monica. Mi vengono le parole ringiovanimento, svecchiamento, come tutta una serie di residui energetici molto pesanti rimossi. In particolar modo mi fa vedere anche diverse case che erano proprio un po' infestate, Versa, scusami? case, Case? abitazioni, anche edifici importanti, Mhm. infestati da, insomma, no, da dei residui disincarnati, ripulite. La casa dove abita Alina? E diciamo che lei li aveva con sé, ecco, i suoi bimbi, no? Mm. Quindi C'era anche ovunque lei altro. andasse. E dà tipo una cugina, cioè come se fosse comunque una ragazza che poteva essere morta più o meno quando avevano la stessa età, ma magari era anche solo un'amica. Ok, si dice spesso che il capo della Romania è un rettiliano. È vero? Nelle interferenze eteriche? Ma viene da dire che in media, in questo momento storico, tutti i capi di Stato sono rettiliani, nel senso li vedo tutti controllati da quell'energia lì, quindi sono umanoidi rettiliani Ok, in il lavoro questo appena momento. fatto ha un effetto, il capo è disinteressato e sbeffeggiante o fortemente preoccupato? È come se si sentisse paralizzato e non può più fare, no, ve lo vedo immobilizzato. No, è come se non si potesse più muovere. C'è stata tolta una grossa sedia da sotto il sedere di questa entità. Sì, 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 sì. Lo vedo proprio paralizzato, non può fare nulla, Una non può fonte muovere. di cibo importante. Mm. Mhm. Vuoi affamare il cancro? Vuoi combattere il cancro? Affamalo. Mm, Fallo morire di fame. mm, Sui vivi è più difficile, sui morti è più facile. mm, mm. Va bene, cinema. Se c'è la fiamma di Alina, nonna materna, genitori, fratello, sorella e tutti quelli che vogliono venire. Monica. Allora, la fiamma io la vedo come fuori dal cinema, come se per avere un ingresso pienamente stesse aspettando, non so come dirti, una maturazione emotiva di Alina. Ma c'è, esiste. È come se Alina infatti ne ha visto solamente dei particolari esteriori, no? Lei ha visto i pantaloni, ha visto le scarpe, non ha visto la parte più importante, no? Che può essere il viso o anche le mani. Mhm. Però lui c'è. Infatti lei ha colto qualcosa, che però è ancora troppo poco quello che lei ha colto, proprio perché non è pronta ad accoglierlo completamente. È fatto e finito o è grezzo? E io dico che è a buon punto, come se fosse a metà tra il grezzo e il fatto è finito. Ok, nonna materna. Sì, un'altra figura amorevole, no? Confortante. Genitori.
spazi vengono proprio come se ci fosse un'ascia di mezzo che separa le sedute del cinema. Fratello e sorella. Ecco, la sorella, per esempio, è come se potesse trarre maggior beneficio da questa sessione, come se avesse da guardare delle cose dentro di sé molto in profondità. E Alina annuisce. Elena, stesse domande. Sì, allora, la nonna la vedo ehm, come perno, diciamo, della famiglia, nel senso un riferimento fondamentale per la mamma. Quindi un po' come la mamma è un po' dipendente da sua mamma, un po' come Alina era finora con i suoi genitori e i nonni, quasi come se decidesse. Ehm, eh, la mamma e il papà li vedo anch'io divisi, quindi ci sono i due fratello e sorella in prima fila e la mamma e il papà uno da una parte e l'altro dall'altra, la mamma con dietro sua mamma, ok, quindi la nonna di Alina. Lei ha proprio necessità in eterico di seguire sua mamma, non riesce a stare da sola. La sorella la vedo anch'io molto propensa a seguire queste cose, il fratello lo vedo un po' più insicuro, indeciso, e quindi segue la sorella, la guarda spesso cercando di capire la reazione e quindi lui segue le reazioni della sorella di Alina, non decide per sé. No. Elena, andiamo a un momento in cui Alina è a casa, ascolta la musica e dipinge. Allora, quello che vedo è, vedo Alina così, questa immagine non so se corrisponde a reale, ma in eterico la vedo con delle cuffie con cui ascolta la musica, ha davanti una tela, dei pennelli e mentre lei fa i suoi dipinti, l'energia che lei mette nella tela continua, le vibrazioni escono dal dipinto e arrivano dove devono arrivare. Quindi lei sulla tela e sul dipinto riesce a materializzare le vibrazioni verso quello che lei desidera. Mm, C'è una cosa che quando lei riesce a disegnarle quando è lì, quindi a mettere le vibrazioni nella materia mentre dipinge. Poi quando finisce di dipingere è come se quello facesse parte del mondo di qualcun altro, quindi non riesce più a riprendere quelle vibrazioni, non riesce a viverle di persona e quindi rimane tutto un po' così aleatorio. Monica. È come un collegamento fra i colori a cui lei attinge e i colori che lei riesce a visualizzare dentro di sé, che lei associa, per esempio, ai vari corpi. Vedo proprio che magari nel momento in cui utilizza il giallo riesce a visualizzare uno strato esterno, no, del proprio corpo. Diremmo anche una parte di aura, piuttosto che a volte li visualizza sotto forma di chakra. Una forte connessione tra i colori, le forme e le percezioni non fisiche che ha di sé, del proprio corpo. Le permette proprio di visualizzare com'è lei energeticamente, quindi non com'è lei fisicamente. Mhm. Mm. Quindi ha sospettato giusto Alina nel pensare che l'arte e la musica siano le porte per rendere realtà i suoi pensieri. Sì, però come ha detto giustamente Elena, ci va una continuità, perché poi ci sono dei momenti della vita in cui non è possibile, no? Dipingere non è possibile, magari ascoltare la musica in quel modo, ma continuare questa opera di creazione. Ok, Alina vuole studiare e prendere la laurea per diventare progettista architetto del paesaggio.
Mettiamola davanti a una tela bianca, ha a disposizione tutti i colori e può scegliere in una playlist infinita la canzone giusta per creare questo evento. Che cosa fa chiunque delle due? Ma vuoi sapere la canzone che esce? Sì, anche. E cosa succede? Mi viene, adesso non so se esiste, ma ho visto Beethoven, Sinfonia numero 10 e proprio le note del pianoforte che fluttuano. Mhm. E vedo questa immagine, queste note questi tasti del pianoforte che corrispondono alle note di questa sinfonia, ok, che fluttuano e arrivano davanti alle mani di Alina che arrivano, è come se entrassero nelle mani di Alina e poi diventano colori su questa tela e poi diventa forma. Quindi mi fa vedere questo giardino che lei ha disegnato e ha progettato, ok, che ha una forma circolare, è una grossa siepe che ha una forma circolare e che si interrompe, diciamo, davanti all'entrata. Mhm. E all'interno ci sono piccoli cerchi di siepi, 4, e poi ci sono, sembrerebbero 2 piccoli cipressi, e c'è un canale d'acqua in mezzo. E poi dei fiori che vanno tra un po' rosa e un po' bianchi. Ascoltatela, la Sinfonia numero 10 di Beethoven, perché esiste. Non posso farla sentire nel video, se no me lo bloccano per violazione di diritti, no comment. Monica. Quello che mi risulta è che lei dipinge e ha molti tratti in comune con questo che ha descritto Elena, una specie di, come si chiama, Corte di Versailles, solo in Romania. Quindi questo gran palazzo molto sontuoso, bello, con davanti un giardino proprio reale. E questo che ha descritto Elena è una parte di questo giardino. Come se Alina traesse ispirazione da questa arte antica e dalla musica per meglio connettersi all'architettura e alla natura, fuse insieme. A me era venuto però Bach. Ok. Qualche riferimento in più? Quindi musica 14. Sì, sì, sì. la 14? Bah, non so se Qualcosa esiste. di 14. Bach qualcosa col 14. Ok, esiste un processo di materializzazione, una ricetta per creare dal pensiero alla realtà. Togliere i limiti, quindi cercare di rimanere più centrati possibili con il proprio essere profondo, quindi dall'interno all'esterno, diciamo, l'unico trucco, tra virgolette, è questo. Può Quindi aiutare chi vuole rispondere, può aiutare a sentirsi una nullità e un povero umano sfortunato come ci insegnano dalla nascita? no. No, come no? Perché no? Assolutamente no. Questo ce lo insegnano per far sì che noi vibriamo basso e con le vibrazioni basse non riesci a superare i tuoi limiti e a creare le tue limitazioni più che limiti. Può servire, Monica, pensare che un Dio che adoriamo e al quale dedichiamo tante ore di preghiera ci aiuterà a creare questa magia che è tipicamente divina e noi non dovremmo pensare di ambire, a cui non dovremmo pensare di ambire e quindi dobbiamo chiedere a Dio esterno aiuto? Ovviamente no, però è un punto di partenza per comprendere che la divinità è dentro, che tutto quello che abbiamo pensato che potesse fare solamente Dio fuori, in verità è nostro personale potere, nostro appannaggio a realizzarlo.
Ok. Mhm. Sì, sì. Anche se è giusto ricordarsi della connessione con la fonte, la sorgente. Mhm. Questo è anche importante perché sennò poi uno finisce a volte per sentirsi da solo. Ma si riconnette alla sorgente a volte, Alina? Sì, nei momenti in cui si perde nel suo flow, vedo, no? Mm. Lei fluisce a tal punto con la musica, con il pennello, con lo sguardo che scorre veloce ed è proprio in diretta connessione con la sorgente. Più volte le è capitato. Ma si perde. Sì, è un fluttuare, diciamo così, non è più qui, non è Mm. alla sorgente, è una sorta di continuità Ma questo va bene, quindi, e per questo è lei. ottimo. Sì. Sì, è come se però lei appunto non riuscisse a ehm, riconoscere questo stato e quindi quando poi esce da quel momento dove mentre dipinge con la musica esce, non riesce più a riprodurlo e a ritrovarlo. E E quindi qua, qua. quindi pensa che non sia quella la strada, ecco, non so come dire, non la Lei riconosce. pensa che non sia quella la Cioè, strada. non riconosce, essendo che quando è lì crea quadri, crea disegni, crea la realtà, ma quando esce da quel momento non la vede creata, non riesce a riconoscere che quella è la vibrazione giusta, no? Lo stato giusto, ecco. Quindi deve allenarsi a trovare, a riconoscerlo, quello stato, e a riprodurlo, perché come riesce a farlo lì, riesce a farlo in tutti i momenti della vita, E come? allenandosi a essere più consapevole. Mhm. Ehm, Agendo? beh, Per esempio, lei vuole sì, prendere una seconda laurea, adesso ha un lavoro, non diciamo quale. Potrebbe mancarle il denaro e il tempo e la voglia. diciamo che non, cioè comunque può iniziare, nel senso già solo il movimento, già solo l'iscrizione, diciamo, a questa nuova facoltà, non è comunque una facoltà dove, ehm, mh, almeno all'inizio presumo, o almeno per alcuni esami, dove non devi frequentare per forza, no? Ci saranno delle ore di pratica, ma magari sono più selezionate, quindi potrebbe già comunque iniziare, già solo questo movimento è già dinamico, ok? Non è statico, non è apatico, non è sempre monotono, è già muoversi verso. E questo già fa tanto, è già un gradino superiore. Monica. Vedo che in questa sua attuale esistenza la difficoltà economica non è una scelta che lei abbia fatto. Cioè, non so, non riesco a vedere difficoltà più di tante economiche per la sua vita. Credo che possa a volte mancarle la fiducia, la motivazione. Però rispetto al discorso economico, non è quella sfida che lei in questa vita si è proposta di avere, ecco. Mm. Per cui non sarà quella la sua problematica. Mhm. Dimmi, dimmi. Mm, Può darsi invece che ehm, lei a volte è come se si dimenticasse chi è. Come se lei, sempre per questa divisione che lei ha, no? Questa dualità, è come se lei non riconoscesse che la Alina che è stata in quello stato di estasi mentre dipinge e ascolta la musica è la stessa Alina di quando non lo fa. E quindi nel momento in cui si sente così, smarrita, si deve ricordare dell'altra Alina e ricordarsi che sono la stessa persona. Ancora il doppio, quindi. Sì, Mm. esatto. Beh, chiamiamole le due Alina. Ring. Infatti viene la Lina bambina, che è quella piena di insicurezze, di poca senso di responsabilità, un po' di confusione, bisognosa di protezione, che non se la sente di assumere
nuovi compiti, nuove sfide, e invece una Alina gigante, ecco, sotto forma proprio di gigante. Infatti mi fa vedere come nella sua terra ci siano stati tanti giganti e lei anche era ed è un gigante. Ring. Nel ring della box c'è la piccola e il gigante. Gigante e la bambina. Davide e Golia. L'elefante e la farfalla. Non si fanno botte qua, eh? No, infatti arrivano. Allora, il gigante è multicolor, proprio come l'energia che mette in atto Alina quando è in quello stato di centratura, no? Quando dipinge, ascolta musica. Sono proprio tutti questi colori della natura che continuano, che girano, no? All'interno del gigante. E poi c'è Alina bambina piccolina con questo vestito bianco, questo cappotto bianco col cappuccio bianco. E il gigante la prende per le mani piccoline e vedo che iniziano a girare in cerchio. E man mano che girano in cerchio si amalgamano, quindi anche i colori vanno a sostituire un po' il bianco e man mano Alina bambina cresce e il gigante diminuisce fino a che diventano pari e continuano Intanto a girare nel ring. Monica annuiva. E allora prosegui Monica con questa visione. Sono due Alina, quindi. Una è Sì, cresciuta e una è diminuita. sì, e sono più o meno adesso di pari altezza. E anche le fattezze sono insomma di due donne, ecco, non c'è più questa disparità. Però è come se ci fosse da fare un passo successivo. È come se ci sia bisogno di un abbraccio per farne una sola. Mhm. Prego. Che ognuna di queste Alina sia la donna energia dell'altra. Si crea proprio in questo abbraccio una sorta di fusione. Mentre si fondono, per alcuni momenti è come se ci fossero proprio delle schegge, delle esplosioni di colore. Perché è un processo proprio alchemico importante, che è un'unione e allo stesso tempo è un'evoluzione, è un accrescimento. E la frequenza sale. La frequenza sale. Mm. E sale proprio anche la comprensione delle cose, come se lei velocissimamente stesse sfogliando il libro della sua vita e riuscisse a leggere alcuni episodi in un'ottica diversa, con una maturità e una consapevolezza differente, molto maggiore, Elena. anche il matrimonio. Eh, mi, mi è venuto proprio in mente, mi ha fatto proprio vedere questo collegamento con questa cosa che lei gira, no? Anche all'inizio la vedo girare su se stessa in questo cerchio, e anche adesso. E per arrivare all'unione delle due Alina, che in questo momento sono per mano ma ancora separate, appunto, poi nell'abbraccio si uniscono, come suggerimento mi ha fatto vedere proprio Alina che balla tipo danza classica con la musica, quindi potrebbe magari essere utile nella materia come azione dinamica, fare un corso di Alina danza sta classica. annuendo, come se fosse una cosa che ha fatto o che vorrebbe Ok. fare o vorrebbe riprendere a fare, e poi ci Mm. racconterà. Mhm. E Elena, sì, Non appunto questa cosa qua. da questa unione delle due Alinas Mhm. è risultante una Alina, guardiamo le entità eteriche. È come se in questo vortice fossero state sparate via dalla forza centrifuga. Elementali. Gioventù bruciata, Mad, Crazy Movie. E invece le mentali sono state schiacciate al suolo, sono diventate bidimensionali, adesso sono solo
niente, c'è solo ehm, un lieve alone che sta pian piano scomparendo. Monica. Mi fa vedere come se avesse bisogno di cambiarsi d'abito. Come se avesse voglia di uscire di casa con una veste nuova, con un intento nuovo. Non è più, non so come dirti, la ragazza che deve scegliere dopo le scuole superiori che cosa fare, quindi in quell'incertezza, non so cosa scegliere, eccetera, ma la donna che sa di potere ogni cosa, di poter fare ogni cosa. E vedo proprio che riesce quasi ad organizzare in maniera quasi schematica la sua giornata. Quindi riservare una parte al lavoro che deve svolgere, una parte proprio allo studio e una parte allo svago. Vedo anche molte persone però come svago, cioè delle attività in cui ci sono anche altre persone. Vedi entità eteriche mentali? No, perché adesso le mentali si sono ulteriormente assottigliate in modo da essere praticamente quasi, non so, un velo sottilissimo. Va bene. Se è diventata creatrice davvero, schiocchi le dita e faccia in un secondo la pulizia del cluster, dell'avatar e una creazione energetica in questi due posti che ne sancisca la proprietà. Mm. Sì, questo le piace molto, no? Questo schiocco di dita, perché in qualche modo lei ha sempre tenuto molto viva un'energia bambina, no? Quindi è proprio questo atto magico e fanciullesco, no? Che le piace e le viene molto bene. E poi proprio come quando era bambina usciva, no? Dal tempo, dallo spazio. Elena. Sì, ho proprio visto che con lo schiocco ha fatto diventare tutto il cluster vuoto, cioè proprio ha trasferito la cosa nel portale e anche l'avatar trasferito istantaneamente nel portale definitivo e poi ha creato questo ad eternum sia nel cluster che nell'avatar che praticamente ha sostituito lo spazio con questa vibrazione incredibile che riproduce il suo giardino ideale, il giardino ideale che aveva disegnato prima e quindi vibra con quella potenza lì. Nuova vibrazione. Elena. 369 miliardi. Monica. 400. Consapevolezza, Monica. 240. Elena. 231. PS, Elena. 69. Monica. Sì, 68. Monica, vite. Me ne dà 907. Elena. Sì, 948. Cervello, Elena. 9.7 in questo momento. Monica. Sì, quasi 10 mi dà. Messaggio di Alina all'unica Alina rimasta, in generale, e circa il suo progetto di diventare alchimista. Allora, in generale, le dice, diciamo come lo fa vedere, ma dice proprio porta il tuo disegno anche intorno a te, no? Quindi in eterico proprio questa cosa di trasferire quella vibrazione da bidimensionale a pluridimensionale.
ok? Quindi è come se dal disegno poi lei si trovasse immersa in questo giardino. E nello specifico per diventare, diciamo, concretizzare la sua alchimia, appunto fare queste azioni, anche se sono, le dice proprio, l'obiettivo può sembrare lontano, ma un obiettivo lontano è fatto da tanti piccoli obiettivi che si possono fare giorno per giorno e quindi proprio seguire questa dinamicità. Per qualsiasi cosa che tu vuoi creare, basta che ti muovi e la inizi a creare. Monica. Mi mostra lei che riesce a visualizzare vari processi di trasformazione che ogni volta possono essere diversi. In questo momento lei parte da un fiore con i petali lunghi e sottili, poi mi fa vedere come questi petali lunghi e sottili si staccano e si trasformano in pioggia colorata. La pioggia colorata petali, ex petali, ritorna su e va a creare una specie di cuore. E poi di nuovo il tutto rientra all'interno di un fiore, che però adesso è diverso, all'interno del pistillo. Quindi mi fa vedere che lei già di base è alchimista, solo che ha bisogno di realizzarlo più e più volte, di vederlo. Cioè crearsi anche lei questi tipi di visioni. Di visioni. Hai notato questa roba? Che se metti insieme viene divisioni, se lo separi sono le visioni. Quindi lei può proprio visualizzare questi processi qua di trasformazione, perché vedo che le danno molta forza, molta energia. Ed è come se poi diventassero parte integrante di sé, tale che questa potenza trasformativa la riesce a trasferire nella vita concreta. Messaggio finale a se stessa, Monica. Oltre a questo che hai Sei appena detto. l'alchimista perfetta. Elena? Sì, rappresenta quello che ha detto Monica, perché è proprio come se dentro, diciamo, lei è come se si vedesse dentro e dentro ci sono tutte queste reazioni chimiche, tra virgolette, che rappresentano la trasformazione alchemica. Quindi tutto questo ribollire che cambia colore, che è proprio queste reazioni chimiche, no? Alchemiche. Ok, immagine finale? Allora, io l'ho vista proprio, allora, che da dentro appunto queste reazioni, ok, chimiche sul viola, che si espandono e fuori danno un'immagine di lei che è come se fosse un mago, ma con le sembianze da donna, no? E quindi il mago, l'alchimista perfetta. Monica? Mi mostra lei seduta al centro di un fiore e vedo che questi petali vanno gradualmente dal blu verso il viola. E poi lei riesce a cambiarne il colore, invertirlo, viola-blu, e poi riesce a trasformarlo il giallo e a cambiare le fattezze dei petali che si trasforma in una rosa. Effetti del lavoro sui disincarnati fatti in Romania oggi, Monica? Visione finale. Come l'intera popolazione rumena che tira un sospiro di sollievo. Elena. Sì, io vedo come se parecchi di loro, come se si svegliassero da un assopimento, è come se tutto d'un colpo alcune cose fossero, le vedessero, come se si accorgessero che gli sono state nascoste delle cose, riescono a svegliarsi. Va bene. Tutti in massa a iscriversi al canale. Mhm. Mhm. Senza algoritmi che modifichino la scelta delle persone. Mm. Va bene, come la vedete?
Come un alchimista in azione. Esatto, sì. Come un alchimista in azione. Va bene, abbiamo finito.